Cari lettori e amanti del mondo delle celebrità, benvenuti a un nuovo episodio di Turkey News Magazine, il canale che vi conduce nei corridoi più riservati di passioni, crepe e verità non dette dello showbiz turco. Prima di iniziare questo viaggio carico di emozioni, vi invitiamo a iscrivervi, attivare la campanella e sostenere il nostro lavoro cliccando su Join. Ci teniamo a ricordare che ciò che ascolterete è una narrazione di intrattenimento basata su voci, ricordi e ricostruzioni, non su fatti giudiziariamente accertati. Lo raccontiamo con rispetto, sensibilità e la cura che storie così delicate meritano. Oggi affrontiamo un congedo che ha lasciato un segno profondo, un addio maturato lentamente, tra silenzi, incomprensioni e scelte difficili. Parliamo della fine del legame tra Bara Arduç ed Elçin Sangu, una coppia che per anni il pubblico aveva quasi trasformato nel simbolo di un amore moderno, capace di coniugare passione e ambizione. Dietro quella frase simbolica, sospesa tra sospiri e malinconia, si intrecciano tensioni accumulate, conversazioni sospese a metà e giornate in cui la distanza emotiva ha soppiantato l'entusiasmo. Per settimane, indiscrezioni insistenti avevano parlato di una profonda crisi tra Bara ed Elçin. Malgrado gli scatti felici sui social e le apparizioni fianco a fianco agli eventi, chi stava loro vicino confidava che quell'armonia fosse ormai un sottile velo, un filtro studiato per proteggerli dall'assalto della curiosità mediatica. Una stylist che aveva lavorato con loro sul set, in un sussurro rassegnato, ha confidato: Elçin non era più la stessa. Il suo sguardo andava altrove, come se il corpo fosse presente e il resto avesse preso le distanze. Eppure, fino all'ultimo, entrambi hanno provato a difendere quell'immagine d'intesa che tanti ammiravano, nella speranza che il tempo potesse ricucire ciò che già si era strappato. Il momento che avrebbe cambiato per sempre la direzione della loro storia, stando ai racconti, è arrivato durante una breve vacanza sulla costa mediterranea. Un diverbio nato quasi per caso, innescato da un commento di Bara sul futuro professionale di Elçin, si è trasformato in un confronto acceso, traboccante di parole dure che nessuno dei due è più riuscito a contenere. Chi era nel resort ricorda che quella notte la quiete del mare fu squarciata da una frase affilata come una lama: non sono la tua ombra né un soprammobile di scena. Ho una carriera costruita con fatica e merito il tuo rispetto. Da quella sera in poi, non hanno più condiviso la stessa stanza. La frattura, ormai, era manifesta. Cenavano separati, camminavano separati, e persino il personale d'albergo evitava di nominarli insieme, per non alimentare un clima già tesissimo. Una volta rientrati a Istanbul, hanno provato a salvare ciò che era rimasto. Hanno alleggerito gli impegni, cercato supporto terapeutico, tentato di ridisegnare la fiducia perduta. Ma le crepe, ormai, erano diventate voragini. Una confidenza attribuita a Elçin, filtrata da una fonte amica, restituisce tutta la disperazione di quel momento. Abbiamo cercato ogni strada. Ma l'amore non basta quando il rispetto non abita più nella stessa casa. Parole che raccontano la stanchezza di chi non vede più un punto d'incontro, neppure nei ricordi più luminosi. Bara, durante l'ultima uscita pubblica prima dell'annuncio ufficiale, è apparso composto come sempre, elegante, controllato. Ma negli occhi tratteneva un velo di tristezza, un peso interiore che nessun sorriso avrebbe potuto nascondere. Quando la stampa ha tentato di scavare nel tema dei presunti documenti di separazione, si è limitato a scandire parole che parevano scolpite nella pietra: la amerò sempre. Ma nella vita ci sono momenti in cui bisogna lasciare andare ciò che è stato bello, prima di distruggerlo nel tentativo di trattenerlo. Ore dopo, è arrivata la nota ufficiale, pubblicata simultaneamente sui profili social di entrambi. Un comunicato congiunto, pieno di gratitudine per il sostegno ricevuto nel tempo, e una richiesta di rispetto per una scelta dolorosa maturata a lungo, non è stata una decisione semplice. Fa male, ma crediamo sia ciò di cui entrambi abbiamo bisogno. Continuiamo a stimarci come persone e ci auguriamo serenità. La reazione dei fan è stata immediata. C'è chi ha offerto parole di conforto, accettando che certi amori, pur intensi, non trovino sempre un lieto fine. Altri hanno espresso tristezza profonda, una sorta di perdita collettiva, come se si sgretolasse un sogno condiviso. Pensavo sarebbero rimasti insieme per sempre, ha scritto qualcuno,
Un altro, con lucidità, ha risposto: la verità fa male, ma almeno sono stati onesti fino in fondo. E mentre la rete si riempiva di commenti, qui su Turkey News Magazine vi ricordiamo di lasciare un like, scriverci le vostre opinioni e iscrivervi. Il vostro sostegno mantiene viva la nostra comunità e ci permette di esplorare storie delicate e umanissime. Secondo voi, più comunicazione avrebbe potuto salvarli? Nel flusso di notizie che è seguito, sono emerse versioni contrastanti. Alcuni giornali hanno insinuato il sospetto di tradimenti, altri hanno dato la colpa alle pressioni dei fan e all'esposizione costante. Fonti vicine a entrambi, però, hanno negato con fermezza qualunque ipotesi di terze persone. Non ci sono amanti nascosti. Solo esaurimento emotivo e priorità divergenti, ha chiarito un rappresentante della parte di Bar. Intanto, si è saputo che negli ultimi mesi Elçin aveva intrapreso un percorso individuale per comprendere meglio le sue emozioni. In una delle sedute, secondo chi l'ha ascoltata con delicatezza, avrebbe sussurrato una confessione che ferisce il cuore: mi sono persa cercando di tenere insieme tutto. Non capivo più dove finisse la mia voce e iniziasse l'eco delle sue decisioni. Una frase che parla di confine cancellato, di identità offuscata dall'urgenza di far funzionare ogni cosa. Anche Bar, a modo suo, ha cercato una via di fuga. Lavorare all'estero, dedicarsi a progetti internazionali, tuffarsi nei personaggi interpretati, tutto serviva per non guardare in faccia la realtà. In una confidenza a un amico d'infanzia, avrebbe ammesso: attraverso i ruoli respiravo. Era più facile essere qualcun altro che affrontare ciò che avevo perduto. Eppure la distanza non era mai totale. Ogni set, ogni viaggio, riportava alla mente immagini e parole, richiamava domande rimaste sospese. Il momento più duro, però, è stato quando Elçin ha deciso di lasciare la casa che condividevano. Non con una scenata, non con gesti plateali. Semplicemente è andata via, lasciando sul tavolo da pranzo una lettera scritta a mano. Non posso continuare ad amarti se, per farlo, devo smettere di essere me stessa. Ti auguro pace, mentre cerco di ricostruire ciò che resta di me. Quando Bar l'ha letta, è rimasto in silenzio per ore. Nessuna risposta immediata, nessuna chiamata. Soltanto un messaggio asciutto alla sua squadra: oggi non voglio vedere nessuno. Da quel giorno, le loro strade si sono divise in modo definitivo. Mantengono un rapporto rispettoso, cordiale, ma senza prospettive di ritorno. Un amico comune ha confidato: si sono parlati a lungo. Hanno capito che insistere avrebbe solo fatto male a entrambi. Anche le famiglie hanno vissuto la notizia con dolore profondo. La mamma di Elçin, molto affezionata a Bar, pare abbia pianto in silenzio. Pensavo fosse l'uomo destinato a proteggerla, ma a volte l'amore non basta. Il padre di Bar, di solito riservato, si è limitato a dire: mio figlio deve ritrovarsi prima di poter condividere la vita con qualcuno. Parole che non accusano, ma tratteggiano il bisogno di un tempo interiore, quella pausa che misura la distanza tra ciò che vogliamo e ciò che, davvero, possiamo offrire. Sui social, l'hashtag cancelletto Baris Elçin è rimasto in tendenza globale per oltre 24 ore. Montaggi video delle loro scene più belle, interviste, momenti rubati dietro le quinte. Ogni frammento è riaffiorato come una celebrazione malinconica di ciò che era stato. Amici del mondo dello spettacolo hanno inviato messaggi di incoraggiamento, ricordando che amare significa anche saper lasciare andare. E sebbene la loro storia sia arrivata al capolinea, l'impronta che ha lasciato rimarrà nella memoria dei milioni di fan che li hanno seguiti. In una recente dichiarazione, Elçin ha detto: non c'è un finale triste quando ciò che hai vissuto è stato autentico. Sarebbe triste fingere che tutto funzioni ancora per paura del giudizio. Oggi entrambi si preparano ad affrontare nuovi capitoli, da soli ma con la speranza che, un giorno, un nuovo amore, o magari un amore diverso, bussi di nuovo alle loro porte. Nel frattempo, continuano a lavorare, a crescere, a fare i conti con quello che sono diventati. E noi, come voi, restiamo qui a domandarci se un'altra scelta, un'altra parola, un altro tempo avrebbero potuto cambiare l'esito. Forse no. Forse questa fine era già scritta nelle pause delle loro frasi, negli sguardi vuoti,
né le risposte rimaste dentro. Ma una cosa è certa, quando due persone si lasciano rispettandosi, la traccia che resta è una ferita dignitosa, non una cicatrice di rancore. Ed è per questo che la loro storia, pur spezzata, continuerà a vivere nei racconti, nelle canzoni, nella memoria di chi ci ha creduto. Se questo racconto vi ha toccato, lasciate un commento qui sotto. Pensate che Bare ed Elchin abbiano fatto la scelta giusta? Ricordate di mettere mi piace, di iscrivervi a Turkey News Magazine e di sostenere il nostro lavoro cliccando su Join. Torneremo presto con una nuova storia capace di parlarvi al cuore, con la cura di sempre e la stessa promessa. Guardare dove pochi guardano, con rispetto, empatia e la consapevolezza che dietro ogni volto pubblico batte un'anima in cerca di pace.